Roma aveva sconfitto Cartagine, aveva piegato la Macedonia, aveva distrutto l'impero seleucide, sembrava invincibile. Eppure, un solo uomo riuscì a mettere in ginocchio la Repubblica. Massacrò decine di migliaia di cittadini romani, sconfisse più volte i suoi eserciti e costrinse Roma a combattere una guerra lunga quasi 30 anni. Quel sovrano si chiamava Mitridate VI Upatore, ma prima di diventare il più grande nemico di Roma, esisteva un piccolo regno nato dalle ceneri dell'impero di Alessandro Magno. Oggi rimaniamo ancora in Asia Minore, ma parleremo di uno dei regni più ambiziosi dell'età ellenistica. Un piccolo regno che riuscì a fondere cultura greca, tradizioni persiane e popolazioni anatoliche, dando vita a una potenza destinata a sfidare direttamente la Repubblica Romana. Questa è la storia del Regno del Ponto. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Come tutti gli altri regni successori, anche il Ponto nacque dal caos seguito alla morte di Alessandro Magno. Ma, a differenza dell'Egitto, i Seleucidi o Pergamo, la sua storia affonda le radici ancora più indietro, molto prima dell'arrivo dei Macedoni. Per capire il regno del Ponto, dobbiamo infatti dimenticare, almeno per un momento, l'idea di una semplice colonia greca. Il Ponto era una terra di confine, dove da secoli convivevano popolazioni molto diverse. Affacciato sulle coste meridionali del Mar Nero, il Ponto occupava una posizione strategica. Da qui passavano importanti rotte commerciali che collegavano il Mediterraneo al Caucaso, alla Colchide e alle immense pianure dell'Asia. Nel corso dei secoli, i coloni greci avevano fondato numerose città costiere. Tra queste spiccavano Sinope, Amiso e Trepezunte. Ma all'interno del regno era molto diverso. Qui vivevano popolazioni anatoliche, cappadoci e persiane. Per questo motivo, il Ponto sviluppò fin dall'inizio un'identità unica, greca nelle città, persiana nella nobiltà e anatolica nelle campagne. Ed è proprio questa fusione di culture che renderà il regno del Ponto completamente diverso da tutti gli altri regni ellenistici. Non sarà mai soltanto greco, e non sarà mai solo orientale. Sarà entrambe le cose. Il fondatore del regno fu Mitridate I Cistene. Secondo molte fonti, apparteneva a una famiglia nobile di origine persiana, che faceva addirittura risalire la propria discendenza ai re Achemenidi, la dinastia di Ciro il Grande e Dario. Quando l'impero di Alessandro iniziò a disgregarsi, Mitridate colse l'occasione. Nel 281 a.C., approfittando delle continue guerre tra i Diadochi, riuscì a rendersi indipendente e fondò ufficialmente il Regno del Ponto. Non era ancora una grande potenza, anzi, all'inizio controllava soltanto una parte delle coste del Mar Nero, ma possedeva due enormi vantaggi: una posizione geografica eccezionale e una dinastia estremamente stabile. Nei decenni successivi, i successori di Mitridate consolidarono il regno, evitarono guerre inutili, rafforzarono il controllo delle città greche, favorirono il commercio sul Mar Nero, costruirono un'amministrazione eccellente, mentre altri regni ellenistici si consumavano in continue lotte dinastiche. Il Ponto cresceva lentamente, quasi nell'ombra. Per oltre un secolo, il regno del Ponto rimase una potenza regionale, importante e ricca, ma ancora lontana dall'essere protagonista del Mediterraneo. Poi salì al trono un giovane sovrano, destinato a cambiare completamente la storia del suo regno. Un uomo che avrebbe fatto tremare la Repubblica Romana. Stiamo parlando di Mitridate VI Upatore. Nel 120 a.C. il regno del Ponto sembrava stabile. La dinastia dei Mitridatidi governava ormai da oltre un secolo, ma dietro le mura del palazzo reale si preparava una tragedia. Il re Mitridate V Evergete venne assassinato durante un banchetto, probabilmente avvelenato, come spesso accadeva nelle monarchie ellenistiche. Ed è qui che iniziano una delle storie più incredibili dell'antichità, perché il figlio del sovrano assassinato diventò uno dei più grandi nemici che Roma abbia mai affrontato. Alla morte del padre, il giovane Mitridate VI era ancora troppo giovane per governare. La reggenza passò alla madre, Laodice VI. Secondo le fonti antiche, la regina avrebbe tentato di eliminare il proprio figlio per conservare il potere. Mitridate comprese il pericolo e prese una decisione drastica. Fuggì. Per anni visse lontano dalla corte, nascosto tra le montagne e le foreste del Ponto. Quegli anni cambiarono completamente il suo carattere. Imparò a cacciare,
a combattere e a sopravvivere. Entrò in contatto con le popolazioni dell'entroterra, conobbe lingue e culture diverse. Secondo gli storici antichi, arrivò a parlare oltre 20 lingue senza bisogno di interpreti, un'abilità straordinaria per un sovrano dell'epoca. Ma c'è un'altra leggenda che accompagna la figura di Mitridate, una leggenda così importante che ancora oggi porta il suo nome. Temendo di fare la stessa fine del padre, Mitridate iniziò ad assumere ogni giorno minuscole dosi di diversi veleni. L'obiettivo era semplice: rendere il proprio corpo immune. Da questa pratica nasce il termine mitridatismo, ancora oggi utilizzato per indicare l'assuefazione graduale di una sostanza tossica. Non sappiamo quanto ci sia di vero in questo racconto, ma è certo che contribuì a trasformare Mitridate in una figura quasi leggendaria. Raggiunta l'età adulta, Mitridate tornò improvvisamente nella capitale, riprese il controllo del regno, fece arrestare la madre, eliminò gli oppositori e iniziò a governare. E da quel momento il piccolo regno del Ponto cambiò completamente. Mitridate non aveva alcuna intenzione di limitarsi a governare il regno ereditato. Il suo obiettivo era molto più ambizioso. Voleva costruire un impero e riunire sotto il proprio controllo tutte le regioni affacciate sul Mar Nero. Per capire Mitridate bisogna ricordare una cosa fondamentale. Lui non si considerava soltanto un sovrano ellenistico. Si vedeva come l'erede dei grandi re persiani, ma allo stesso tempo era profondamente legato alla cultura greca. Questa doppia eredità gli permise di governare un territorio estremamente vario. Nel giro di pochi decenni, il Ponto iniziò una rapidissima espansione. Mitridate conquistò la Colchide, lungo l'attuale costa della Giordania, estese il proprio controllo sul Bosforo Cimmerio, nell'attuale Crimea. Sottomise numerose città greche del Mar Nero e consolidò il dominio sulla Paphlagonia e su vaste aree dell'Asia Minore. Il piccolo regno nato 2 secoli prima stava diventando una vera potenza. La corte del sovrano rifletteva perfettamente questa realtà. Lingua greca, cerimoniale persiano, religioni locali, mercanti provenienti da tutto il Mediterraneo. Il regno del Ponto era uno dei regni più multiculturali dell'età ellenistica, ma mentre Mitridate costruiva il proprio impero, un'altra potenza continuava ad espandersi. Stiamo parlando un'altra volta di Roma, e prima o poi i due mondi sarebbero inevitabilmente entrati in collisione. Dopo aver sconfitto la Macedonia, Cartagine e l'impero Seleucide, la Repubblica Romana era ormai la principale potenza del Mediterraneo. Ogni anno aumentava la propria influenza sull'Asia Minore. Molti regni ellenistici sceglievano di allearsi con Roma, altri venivano lentamente assorbiti. Mitridate osservava tutto questo con crescente preoccupazione. Per lui Roma non era un alleato, era una minaccia mortale. Da entrambe le parti era ormai chiaro: 2 potenze così ambiziose non avrebbero potuto convivere a lungo. Lo scontro era inevitabile, e quando finalmente arrivò, travolse tutto il Mediterraneo orientale. Le guerre mitridatiche erano finalmente iniziate. Alla fine del secondo secolo a.C., lo scontro era ormai inevitabile. Roma continuava ad aumentare la propria influenza sull'Asia Minore. Mitridate vedeva ogni nuova alleanza romana come una minaccia diretta al suo regno. Entrambi sapevano che prima o poi uno dei due avrebbe dovuto cedere. Nessuno dei due era disposto a farlo. Fu allora che Mitridate decise di giocare d'anticipo. Non avrebbe aspettato che fosse Roma ad attaccare. Sarebbe stato lui a colpire per primo. E lo fece in un modo destinato a sconvolgere l'intero mondo romano. Nell'88 a.C., Mitridate organizzò quello che gli storici chiamano ancora oggi i Vespri asiatici. Secondo le fonti antiche, ordinò che nello stesso giorno in tutte le città dell'Asia Minore sotto il suo controllo venissero uccisi i cittadini romani e italici residenti. Le stime antiche parlano addirittura di 80.000 morti, anche se il numero reale è probabilmente inferiore. Resta comunque uno dei più grandi massacri coordinati dell'antichità. Con quel gesto, la guerra contro Roma diventava inevitabile. Le città greche, stanche del dominio romano e attratte dal prestigio di Mitridate, iniziarono a schierarsi dalla sua parte. Anche Atene aprì le porte al sovrano del Ponto. Per la prima volta, Roma rischiava seriamente di perdere il controllo dell'Oriente. Ma Roma non era una qualunque monarchia ellenistica. Quando veniva colpita,
rispondeva, e il Senato affidò il comando della spedizione a uno dei suoi generali più capaci. Stiamo parlando di Lucio Cornelio Silla. Silla conquistò rapidamente la Grecia. Nell'86 a.C. sconfisse gli eserciti pontici nelle battaglie di Cheronea e Orcomeno. Mitridate fu costretto a ritirarsi. Sembrava la fine del conflitto, ma era soltanto l'inizio. Nei 25 anni successivi, Roma e il Ponto si affrontarono in 3 diverse guerre. Ogni volta Mitridate riusciva a ricostruire il proprio esercito. Ogni volta Roma era costretta a tornare in Oriente. Nessun altro sovrano ellenistico riuscì infatti a resistere così tanto contro la Repubblica Romana. Con il passare degli anni, la situazione iniziò lentamente a cambiare. Roma disponeva di risorse praticamente inesauribili. Ogni esercito sconfitto poteva essere sostituito. Ogni generale poteva essere rimpiazzato. Il Ponto no. Ogni sconfitta era molto più difficile da recuperare. Eppure Mitridate non si arrese mai. Continuò a combattere, continuò a cercare alleati e continuò a credere che Roma potesse essere fermata. Ed è proprio questo che lo rese uno dei più grandi avversari della Repubblica. Dopo Silla arrivò Lucio Licinio Lucullo, un comandante brillante. Lucullo invase il Ponto, conquistò numerose città e costrinse Mitridate a rifugiarsi presso il genero Tigrane II il Grande, re d'Armenia. Ma neppure questo bastò. Mitridate riuscì ancora una volta a riorganizzare le proprie forze e tornò a combattere. Sembrava impossibile eliminarlo definitivamente. Nel 66 a.C. il Senato affidò il comando a un altro generale protagonista della storia romana, Gneo Pompeo Magno. Pompeo riorganizzò completamente la campagna militare, colpì gli alleati di Mitridate, isolò progressivamente il regno del Ponto e costrinse il sovrano alla fuga. È qui che la storia di Mitridate assume quasi i toni di una tragedia greca. Dopo aver combattuto Roma per quasi 30 anni, venne tradito non da un esercito nemico, ma dalla propria famiglia. Rifugiatosi nel Bosforo, Mitridate progettava addirittura una nuova offensiva contro Roma, ma i suoi uomini erano ormai esausti. Molti nobili lo abbandonarono. Infine anche il figlio Farnace II si ribellò. Il grande re era rimasto completamente solo. Secondo la tradizione, Mitridate tentò di togliersi la vita con il veleno, ma anni di mitridatismo avevano reso il suo organismo quasi immune. Il veleno non funzionò, fu quindi costretto a chiedere a uno dei suoi ufficiali di ucciderlo con la spada. Era il 63 a.C. Con la morte di Mitridate VI Upatore, terminava una delle più straordinarie resistenze che Roma abbia mai dovuto affrontare. Ma anche se il suo regno era destinato a scomparire, la sua leggenda era appena nata. Per quasi 30 anni, un solo uomo era riuscito a tenere impegnata la più grande potenza del Mediterraneo. Non aveva vinto, ma aveva dimostrato che Roma non era invincibile. E proprio per questo, ancora oggi, Mitridate VI Upatore viene ricordato come uno dei più grandi nemici della Repubblica Romana. Con la morte di Mitridate VI terminava la storia del più grande nemico orientale della Repubblica Romana, ma il regno del Ponto non scomparve immediatamente. Una parte del territorio rimase per qualche tempo sotto il controllo del figlio Farnace II, sostenuto dagli stessi romani. La sua ambizione però era la stessa del padre: ricostruire il vecchio regno. Fu un tentativo destinato a fallire, perché nel frattempo Roma non era più quella che aveva combattuto le guerre mitridatiche. Ora aveva un uomo destinato a cambiare la storia. Stiamo parlando di Giulio Cesare. Nel 47 a.C., approfittando della guerra civile romana, Farnace cercò di riconquistare parte dell'Asia Minore. Cesare reagì con una rapidità impressionante. Nella battaglia di Zela sconfisse completamente l'esercito del Ponto. Fu una vittoria così rapida da spingerlo a scrivere una delle frasi più celebri della storia: Veni, vidi, vici. Venni, vidi, vinsi. Con quella battaglia terminava definitivamente ogni tentativo di restaurare il regno del Ponto. Negli anni successivi il territorio venne progressivamente integrato nell'amministrazione romana. Le città continuavano a prosperare, i commerci sul Mar Nero non si interruppero, la cultura greca rimase predominante, ma ormai il destino della regione era legato indissolubilmente a Roma. Eppure,
Quando oggi pensiamo al Regno del Ponto, non ricordiamo tanto la sua fine, ricordiamo il suo sovrano leggendario, Mitridate VI Upatore. Per quasi 30 anni, Mitridate riuscì a tenere impegnata la Repubblica Romana. Fu uno stratega brillante, un diplomatico abilissimo, un sovrano capace di governare popoli diversi parlando la loro lingua, un uomo che seppe unire l'eredità persiana con quella greca, trasformando il Ponto in una delle maggiori potenze dell'Oriente ellenistico. Non riuscì a fermare Roma, ma costrinse la Repubblica a combattere alcune delle guerre più lunghe e difficili della sua storia, e questo basta a renderlo uno dei più grandi protagonisti dell'antichità. Il Regno del Ponto dimostra come, anche nell'età in cui Roma sembrava ormai destinata a dominare il mondo, esistessero ancora uomini capaci di sfidarne la potenza, e forse è proprio per questo che il nome di Mitridate continua ancora oggi a essere ricordato. Non come quello di un sovrano sconfitto, ma come quello dell'ultimo grande re ellenistico che tentò di fermare l'espansione romana. Con il Regno del Ponto si conclude un altro capitolo del nostro viaggio tra i regni successori di Alessandro Magno. Abbiamo visto come dalle ceneri del suo immenso impero siano nati regni profondamente diversi tra loro: l'Egitto tolemaico, l'impero seleucide, il regno dei Parti, la Battriana greca, Pergamo e oggi il Ponto. Ognuno ha lasciato un'eredità unica. C'è chi ha cambiato la cultura, chi l'arte, chi il commercio e chi, come Mitridate VI, ha cambiato per sempre il modo in cui Roma guardava i propri nemici. Ma il nostro viaggio non è ancora finito. Nel prossimo video parleremo dell'ultimo grande regno successore rimasto da raccontare, la Macedonia degli Anticonidi, il regno che raccolse direttamente l'eredità della patria di Alessandro Magno. Ed è proprio da qui che ripartiremo nel prossimo video di Polis.